Ciao a tutti, questo è il secondo video che faccio. Come sapete il tema è quello di guardare se stessi, conoscere se stessi. Ho fatto una breve introduzione appunto nel video precedente, ho spiegato che non voglio assolutamente insegnare nulla a nessuno, quello che dico è frutto solamente della mia esperienza, di quelle che sono appunto le cose che ho compreso, che ho imparato nel corso del tempo e quindi desidero condividere. Ecco. Nello scorso video abbiamo visto che appunto esiste un corpo fisico, ma abbiamo visto che esiste anche un corpo interno, un corpo spirituale. Le analogie tra il corpo fisico e il corpo spirituale sono molte, anche perché sono due parti essenzialmente che dovrebbero coesistere all'interno, in ognuno di noi, e dovrebbero vivere entrambe in modo forte e profondo. Così come il corpo fisico ha delle necessità concrete di ottenere energia, di avere energia, di spendere anche energia in questo mondo, così anche il corpo spirituale ha necessità di avere energia. Tanto è vero che quando, come vediamo spessissimo, almeno io vedo ovunque, le persone alimentano solo il corpo fisico, sono povere a livello interiore, a livello spirituale, non hanno energia, o peggio cercano di succhiare energia dagli altri, perché all'interno di sé, a livello spirituale, a livello di sentimenti, a livello di profondità e di armonia, di equilibrio, anche nei rapporti sociali, non hanno questa energia e quindi anzi la cercano dagli altri. Ecco, guardare se stessi significa comprendere che c'è un bisogno di energia interiore che va soddisfatto, che occorre mettere in equilibrio, così come mettiamo e ci premuriamo tanto di mettere in equilibrio quello che è il corpo, l'energia del corpo fisico. Quindi possiamo fare diversi paragoni tra il corpo fisico e il corpo spirituale. Possiamo dire che come nel corpo fisico abbiamo dei sensi per vedere, per ascoltare, per gustare, per toccare, per muoverci, così anche il corpo spirituale ha queste necessità. Ma la necessità di vedere nel corpo spirituale e la necessità di vedere oltre il corpo fisico, la necessità di ascoltare è quella di ascoltare frequenze, vibrazioni che vanno oltre alle frequenze delle vibrazioni, alle parole che vengono dette nel mondo fisico. Cioè occorre meditare, pregare per alimentare l'energia del corpo spirituale. Essenzialmente senza equilibrio, sia nel corpo fisico così nel corpo spirituale, la persona è fragile, è povera e va incontro a molte difficoltà. Già l'esistenza di per sé non è a volte semplicissima, quindi vivere una vita senza la ricerca di un equilibrio personale interiore ci espone molto di più ai travagli e alle difficoltà della vita, ci rende più fragili. Quindi è importante cercare di costruire, mantenere, creare un equilibrio interno, così come è importante mantenere e costruire un buon equilibrio fisico esteriore. Queste sono energie che si muovono sia nel fisico sia nello spirituale. Noi dobbiamo essere buoni amministratori di queste energie, dobbiamo comprendere che esistono e che devono essere gestite per il nostro bene. L'equilibrio che cerchiamo nell'ambito interiore è un equilibrio che porta a pace, amore,
serenità. Queste sono forze grandissime interiori che occorre ricercare per vivere una vita migliore, una vita più profonda. Queste sono cose che molte persone trascurano, riversano tutto sull'aspetto fisico e sull'esterno, diciamo, ma in realtà poi dopo è un classico, almeno a me è capitato moltissime volte, conoscere, vedere persone che apparentemente hanno veramente molto dal punto di vista fisico, esteriore, ma poi interiormente non hanno praticamente quasi nulla, sono poverissime, non hanno fatto crescere la persona interiore tanto quanto la persona esterna, e quindi essenzialmente hanno un po' queste due nature completamente sbilanciate e non sono mai soddisfatti, sono sempre a criticare gli altri, sempre scontenti, sfiduciati, e nelle difficoltà cercano anche addirittura di trascinare gli altri con sé, perché non hanno proprio energia nel corpo spirituale per mantenere una vita di equilibrio, una forza interiore, non c'è. Ecco, è per questo che occorre far crescere la conoscenza di se stessi, ricercare con la meditazione, con la preghiera, energie interiori che possano sostenerci nel corso della vita, che possano mettere equilibrio tra noi e l'universo. Una delle prime cose che succede quando si è iniziati un percorso spirituale è che ci si rende subito conto che, per esempio, il contatto con la natura è fondamentale, il rispetto della natura è fondamentale. Noi siamo parte di un universo enorme, infinito, in cui in questo momento abbiamo un corpo fisico, ma in realtà sappiamo che la nostra energia, che fa capo appunto all'universo stesso e al suo creatore, non termina con il corpo fisico, ma lo rispettiamo sia il corpo fisico sia il corpo spirituale, e quindi essenzialmente abbiamo un rapporto tra tutti gli esseri viventi di rispetto, di amore, di equilibrio. Questo è fondamentale, questo è un primo segnale di conoscenza spirituale interiore, il rispetto degli altri, delle diversità, della natura, fondamentale. Siamo parte di un tutto. Ci sono delle differenze apparenti perché ognuno di noi si impersonifica col proprio corpo e la propria mente, ma dovremmo sapere che noi non siamo il nostro corpo e la nostra mente, almeno non soltanto questo. Siamo qualcosa di più grande, come dicevo l'altra volta, appunto, ripeto, di eterno, che non può essere disgiunto dall'intero universo. Questo dobbiamo comprendere, meditare per far crescere noi stessi a livello spirituale. Se vi piacciono questi video, se li trovate interessanti, fatemelo sapere, potete commentare, mettere un mi piace. Andremo avanti poi nel corso del tempo appunto ad approfondire questi aspetti. Grazie a tutti.